Bene, ci siamo. Allora, di che parliamo oggi? Oggi parliamo di strategy quant e di come sto lavorando per ottimizzare le strategie che vado ad elaborare. Ho parlato in altri video diffusamente per quello che riguarda la configurazione di strategy quant, come utilizzare questo software per calcolare le strategie quantitative, la potenza di calcolo che serve per elaborarle e tanto altro. Quindi se non avete visto gli altri video magari potete dargli un'occhiata. Adesso noi parliamo di come le strategie devono essere ottimizzate. Quindi si tratterà poi di una serie di 3 video dove vi mostrerò ciò che ho implementato per ottimizzare le strategie quantitative elaborate con strategy quant, che già di per sé vanno bene, ma ci sono, diciamo, dei campi di applicazione dove noi possiamo intervenire per migliorare una strategia che già sulla carta funziona bene e già produce quello che deve produrre, ma possiamo controllare meglio il rischio, possiamo intercettare certi pattern, certi schemi che aiutano a selezionare meglio le opportunità e tanto altro. E ve ne parlo adesso, ok? Faremo 3 video perché? Perché oggi io vi darò una spiegazione più generale dei 2 sistemi basati su intelligenza artificiale che ho elaborato per migliorare queste strategie. E poi nei 2 video successivi vedremo degli esempi reali di come singole strategie sono state ottimizzate e di come le ho messe a lavorare per raccogliere dati. Va bene? Iniziamo a vedere. Allora, questa è la schermata che riguarda, che troviamo all'interno della nostra community e che è presente all'interno di ogni strategia quantitativa che è stata pubblicata. Io ho elaborato diverse strategie quantitative, il meglio del meglio di queste strategie, sono circa 100, sono state pubblicate nella community. Ok? Qui abbiamo la classifica. Questa classifica praticamente riporta tutte quante le strategie, ok? In ordine sulla base di una serie di parametri che poi possiamo andare qui a filtrare. Abbiamo strategie di seconda generazione, quindi che producono meglio, sono più precise perché poi nel frattempo ho imparato ad utilizzare meglio strategie quant e quindi avremo strategie di prima, seconda, terza, quarta generazione via via che andremo avanti. Adesso siamo arrivati alla G2, seconda generazione. Ci sono strategie anche G1, no? Come vi ho anticipato, tutte quante sono oggetto di studio per trovare delle ottimizzazioni valide poi da testare al mercato reale. Io adesso ho implementato questi 2 sistemi che si chiamano Realistic Engine, basato appunto sull'intelligenza artificiale, e poi un sistema più avanzato che da anni ho preparato, diciamo, in termini di progetto, ma non ero mai riuscito a sviluppare una cosa del genere. Adesso con l'intelligenza artificiale ci sono riuscito e si chiama appunto, per le ottimizzazioni avanzate, Nature Law AI Quant. Eh, Questo nome, questo riferimento alle leggi naturali nella mia attività ricorre da anni. Perché? Perché il libro che mi ha ispirato all'attività si chiama appunto Nature Law, che praticamente è le leggi della natura, il libro scritto da Eliot, Ralph Nelson Eliot, ok? E poi c'è un libro analogo di Patrick Micola che riporta la teoria di azione e reazione di Alan Andrews, che si basa sempre sullo studio delle leggi naturali. Quindi è opportuno utilizzare questo riferimento anche se utilizziamo l'intelligenza artificiale, perché utilizziamo l'intelligenza artificiale per trovare nei dati quei riferimenti che riportano alle leggi naturali che noi troviamo anche sui mercati finanziari. E grazie all'uso di uno strumento di questo tipo è possibile trovare dei riferimenti, degli schemi che altrimenti sarebbe impossibile trovare. Adesso vi spiego tutto. Allora, prendiamo una strategia. Io adesso ho elaborato con questa strategia le prime ottimizzazioni che trovate qui, adesso ve le spiego e poi nei video successivi andremo ad esplorare più strategie, più ottimizzazioni, più possibilità che effettivamente ormai sono emerse grazie all'uso dell'intelligenza artificiale, grazie ad un uso mirato dell'intelligenza artificiale.
ok? Perché non è che sia semplice fare tutto questo, però è possibile, in passato non lo era. Ecco, questo è un po' il discorso. Allora, qui abbiamo nella community, vedete tutte le strategie, ogni strategia che presenta le ottimizzazioni le riporta praticamente già qui nella fase di classifica, così poi possiamo cliccare e andarle a studiare, ok? Questo sistema basato su intelligenza artificiale sostituisce di fatto un sistema precedente che non era affidabile e che ho rimosso, adesso non si vedono più le ottimizzazioni precedenti, ok? Perché presentava dati troppo ottimistici. Andando poi a studiare ho elaborato queste due soluzioni, Realistic Engine che utilizza praticamente i dati dei mercati e un'ottimizzazione che si presenta sulla carta, si definisce sulla carta e lui grazie all'uso dell'intelligenza artificiale può definire se quella valutazione che è stata fatta sulla carta effettivamente corrisponde ai dati e quindi se uno stop è stato preso, se uno stop invece ha avvantaggiato un profitto, eccetera, eccetera. Va bene? Mentre qui invece il calcolo è tutto quanto basato sull'intelligenza artificiale e vado a dire a questo agente di Cloud Code che io mi impegno ad istruire sempre di più, vado a dire guarda, devi trovarmi in questi dati delle corrispondenze valide per poter intercettare, giusto per farvi un esempio, un'opportunità infruttuosa già dalle prime ore o un'opportunità che genera profitto. E da questo primo studio lui ha fatto emergere questo motore, questa variabile basata su più variabili, quindi questa componente basata su più variabili che è in grado, almeno sulla carta, adesso lo stiamo testando, di intercettare un'opportunità infruttuosa o in profitto entro 3 ore dall'apertura, perché riconosce certi schemi che sono ricorrenti che lui ha analizzato sulla base di 9 anni di storico su questo mercato, quindi l'oro-dollaro, quindi oro-dollaro e questa strategia hanno riportato questo tipo di evidenza che lui codifica e che io posso poi dare in pasto al mio Power Tool, che adesso vi faccio vedere, per mettere poi in opera in realtà questo algoritmo che lui praticamente ha codificato. Ok? Allora andiamo a vedere un po'. Prima diamo uno sguardo alle ottimizzazioni Realistic Engine. Basta cliccare qui e si entra nella pagina dove ci sono tutti quanti i dati. I dati originali di Strategy Quant, andiamo a vedere. Ok, questo è il profitto a 9 anni, che sulla carta, questo è un backtest naturalmente, è stato possibile. È una simulazione abbastanza realistica perché Strategy Quant riesce a produrre dati di qualità anche con un backtest, ok? Soprattutto avendo poi alle spalle tanta potenza di calcolo perché lui produce un primo backtest ma poi lo migliora, selezionando milioni di possibilità fino ad arrivare a una soluzione che effettivamente poi è valida, ok? Non è una cosa che possiamo fare con il PC di casa, insomma, ecco. Va bene, ne ho parlato tanto nei video precedenti e capiamo che capiamo che la strategia ha dei dati realistici perché non guadagnano sempre. In ogni strategia ci sono sempre dei vantaggi e dei limiti. Se spostiamo l'attenzione verso certi vantaggi, in certi periodi avremo la possibilità di capitalizzare quei vantaggi, in altri periodi no. E questo è normale, la strategia che guadagna sempre è una strategia che non è realistica. Quindi quando vediamo che una strategia nei momenti di trend più forti produce molto bene, nei momenti in cui il mercato non si muove produce male, significa che è spostata più sul lungo termine. Ok, è un dato realistico che poi ci impegneremo a validare al mercato reale, però è un punto di partenza molto molto importante. Vedete, questi sono i numeri delle operazioni, le performance. Ok, questo è un dato iniziale. Nella pagina di analisi che io poi ho implementato sempre con l'intelligenza artificiale di Cloud Code, abbiamo, vedete, la possibilità di esplorare tutti quanti i dati che in Strategy Quant ci sono, ma non è così chiara, insomma, la possibilità di analisi sui dati, i dati non sono così chiari. Questo tipo di infrastruttura
che ho implementato per me e poi messo a disposizione della community, consente di fare un'analisi pulita, di fare tutta una serie di valutazioni che altrimenti sarebbero più difficili. Ok? Vediamo il drawdown massimo dell'anno in corso, no, questo è di tutti quanti gli anni, quindi di 9 anni, parliamo del 10%, a fronte di un profitto molto forte, qua negli anni naturalmente dove ci sono però tendenze. Va bene? I giorni migliori, i giorni peggiori, quanti giorni per far maturare un profitto, in alcuni casi sono tanti giorni, ok? Vedete anche 134 giorni, 107 giorni, eccetera, eccetera. Qui possiamo vedere ogni opportunità analizzata, no, per capire quanto profitto ha prodotto e qual è il costo che la strategia ha sostenuto per produrre quel profitto. Ok? Qui vediamo tutti quanti i profitti MFE, cioè l'ambito all'interno del quale noi possiamo operare per sviluppare ottimizzazioni. Perché qui ci sta dicendo la strategia che produce, ok, ma ci sta anche dicendo che ci sono 323 mila dollari divisi in 9 anni di opportunità che hanno prodotto prima un profitto ma poi hanno chiuso con una spesa. Per esempio, il 5 di febbraio 2026, opportunità alle 3 del mattino, questa è una strategia che lavora in un orario anche notturno probabilmente, dalle 4 alle 12, ok, quindi in base al fuso orario, qui ha lavorato anche alle 3, ha prodotto una spesa di 1000 dollari, ma prima di produrre una spesa a 1000 dollari ha prodotto un profitto di 32.000 dollari. Allora ci interroghiamo sulle possibilità che possiamo mettere in opera per studiare su quella singola opportunità e su tutte le opportunità che cosa è successo, per trovare dei pattern, delle soluzioni, delle eccezioni per catturare i profitti da opportunità che si comportano in modo diverso rispetto a ciò che la strategia è programmata per catturare di default, ok? E questo lo facciamo con l'intelligenza artificiale, quindi questa è una base che ci fornisce Strategy Quant, ok? Abbiamo, vedete, tutti quanti i dati puliti e ci andiamo poi a studiare con l'intelligenza artificiale ogni singolo evento per capire, poiché ha tutti quanti i dati dei mercati, tutti quanti i dati dei grafici, per capire se riusciamo a trovare gli elementi validi oppure no, perché magari sì, ci può essere un'eccezione da poter programmare, ma in alcuni casi no, perché magari quell'opportunità si è comportata in modo tale da non poter essere intercettata, no? Se non andando a modificare quello che è il profitto totale della strategia, ok? E quindi questo può costituire un vantaggio o uno svantaggio, va bene? E qui noi possiamo poi andare a studiarci i singoli anni. Vedete, 2026, io clicco, c'è tutti quanti gli anni qui e i mesi. E posso andare a vedere, per esempio, un mese di febbraio che ha prodotto spese, come la strategia si è comportata, ha prodotto diverse spese, ok, questo mese. Quindi potrei, per esempio, limitare le spese di quel mese attuando un limite di drawdown. Poi c'è stato un mese molto molto buono, gennaio, che avete prodotto tantissimo, addirittura 3 obiettivi di profitto catturati in pieno, e quindi questo è, diciamo, è un buon dato sicuramente. La strategia, grazie quindi ai dati MFE, ci mostra che c'è spazio per le ottimizzazioni, e quindi la riflessione che io ho fatto è andare a sviluppare un motore, poi ne ho sviluppati 2, per mettere in opera le ottimizzazioni e vedere se io applico delle tecniche che utilizzo per la mia attività, in che modo questi dati cambiano, come posso migliorare tutto questo, e quindi vado a mettere in opera, vado a simulare con questo motore che mi sono sviluppato con l'intelligenza artificiale i dati applicando le tecniche di base. In questo caso quali sono le tecniche di base che ho applicato? Ho utilizzato un rischio da 0,20%, che è quello di default, 0,20 per trade. Questa è una strategia dinamica, buona parte delle strategie di Strategy Quant sono dinamiche, quindi in base a come cresce o decresce l'equity line cambia il rischio in termini di lotto, ma resta quel rischio in percentuale, ok?
e la strategia calcola tutto questo in automatico naturalmente. Limite di drawdown dello 0,5%, stop a pareggio all'1%. Qui ho applicato anche un trailing stop che al 2% mette da parte l'1% di profitto. Vediamo subito che questa combinazione di tecniche va a peggiorare drasticamente il profitto finale a 9 anni, perché la strategia invece di produrre 464 in 9 anni produce 112.000, quindi perde 351.000 dollari di profitto. Allora, quindi capiamo che il trailing stop in questo caso va a limitare molto, ok? Quello che è il profitto finale. Ecco, dato che è uscito da questa versione del motore, appunto Realistic Engine, perché con le simulazioni dinamiche che facevo prima invece era un rapporto troppo ottimistico che ci portava un po' fuori strada. E qui abbiamo, vedete, tutte le ottimizzazioni che poi io elaboro e pubblico, servono a me e poi sono utili a tutti quanti gli utenti della community. Va bene? Andiamo a vedere un'altra soluzione, basta cliccare, lui la carica, dove praticamente andiamo ad applicare un limite di drawdown allo 0,5% e uno stop a pareggio all'1%. Quindi nei mesi in cui lui accumula un drawdown nel mese superiore allo 0,5%, lui si ferma, non fa più trading fino al primo giorno del mese successivo. Ok? E sulla base dei dati statici di Strategy Quant elabora l'ottimizzazione e mi riporta i dati molto facilmente, molto velocemente, in modo dinamico. Va bene? Quindi applicando queste semplici due tecniche risparmiamo praticamente un po' di spese e su 9 anni sono 24.000 dollari, dove interviene su 58 trade. Ok? Si può andare a vedere poi se l'ottimizzazione effettivamente ha lavorato nel modo corretto e si va a vedere come praticamente ha limitato alcune opportunità esercitando lo stop a pareggio, ok? O semplicemente limitando quello che è il drawdown. In questo caso quest'anno il capitale era pari il bilancio a 588.000 dollari, ok? E quindi praticamente il limite dello 0,5 è comunque un limite largo, insomma, ecco, va bene? Ok. Qui quindi possiamo ottimizzare la strategia in vari modi, per esempio possiamo anche definire di incassare un obiettivo di profitto al 10% su base mensile, con la stessa logica del limite di drawdown. Quindi limitiamo il drawdown allo 0,5 nel mese, sì, ma se tu arrivi ad un profitto del 10% nel mese ti fermi comunque. Quindi se raggiungi, non so, ai primi del mese un obiettivo al 10%, poi per il resto del mese non operi e riprendi ad operare il primo giorno del mese successivo. E si può andare a vedere come una misura di questo tipo poi cambia i dati. Ok? Naturalmente il 10% è sempre misurato rispetto al bilancio che in quell'anno c'è. Ok? E quindi si possono sviluppare tante ottimizzazioni di questo tipo per capire come la strategia può essere configurata per migliorare i risultati. Questo lo facciamo già sulla carta utilizzando l'intelligenza artificiale, avendo poi a disposizione un power tool che può essere programmato con queste variabili. Ok, quindi vi ho dato adesso una infarinata, una spiegazione generale di come funziona il Realistic Engine, che è implementato da pochissimo, quindi va ancora migliorato e vanno pubblicate tutte le ottimizzazioni possibili, però siamo a buon punto. Adesso andiamo a vedere le ottimizzazioni avanzate. Le ottimizzazioni avanzate che invece si sviluppano esclusivamente con l'intelligenza artificiale, cioè Cloud Code è stato istruito, conosce tutte quante le variabili, conosce tutte le tecniche che io metto in opera, è stato istruito anche nel leggere i grafici. Pensate che è anche in grado di ricostruire un contesto e pubblicare un grafico proprio visivamente, ok? Attraverso un plugin che si può caricare. Quindi si può fare veramente tanto. E qui io vado a ragionare con l'intelligenza artificiale per dirgli, per chiedergli, analizzami i dati, studiamo
le opportunità migliori e quelle peggiori e cerchiamo di trovare uno schema. E così per tante variabili possibili, e questo ci consente di fare emergere delle variabili che prima non avevamo potuto, per limiti proprio insomma, gestionali, prendere in considerazione. Perché qui vedete ci sono le variabili solite, quindi il site 005, il drawdown al 2,5% che lui stesso ha detto guarda per questo tipo di configurazione è meglio che usiamo un limite di drawdown al 2,5%, non troppo stretto altrimenti poi alla lunga questo ci viene contro. Ok, lì break even, quindi stop a pareggio dopo l'1% di profitto, stop loss 0,2, take a profit al 21%, non usiamo il trailing stop, non usiamo lo stop a tempo, che è un'altra misura che poi vi spiegherò, e utilizziamo questo modello, questo algoritmo che questa versione avanzata del motore quantitativo, del motore di calcolo, ha elaborato, semplicemente trovando 4 variabili che lui va a leggere durante le prime 3 ore di vita dell'opportunità e determina in questo modo se l'opportunità è un'opportunità che presenta già un valore in quelle 3 ore oppure no. Perché lui ha trovato in modo netto una ricorrenza, cioè ha definito, ha profilato in modo molto chiaro, in modo molto netto il comportamento delle opportunità infruttuose e il comportamento invece delle opportunità che generano il maggior profitto. Ha proprio detto chiaramente, c'è una differenza notevole e possiamo codificarla in questo modo per ricercare giorno per giorno quei dati in modo da decidere entro 3 ore cosa fare con quell'opportunità. Ok? E questo inutile dire che almeno sulla carta ha prodotto risultati decisamente migliori rispetto alle ottimizzazioni che fino adesso ho prodotto con il Realistic Engine, che è un po' il primo passo per ottimizzare, ma poi questo è il passo per raggiungere un livello di ottimizzazione molto molto avanzato. Ok? Queste sono ottimizzazioni più semplici anche da mettere in opera, queste più complesse, diciamo non necessariamente uno è meglio dell'altro, sono due strumenti che stiamo utilizzando per il lavoro di ricerca. Ok? Via via produrranno risultati reali che potremo poi andare a utilizzare per valorizzare ancora di più tutto questo lavoro. Ok? Vedete la differenza fra il profitto a 9 anni e il risultato calcolato appunto da questo motore avanzato è notevole perché acquista $130 di profitto che non era riuscito a raggiungere pur avendo oltre $300.000 di dati MFE all'interno del quale poter pescare, no? Perché quei dati indicano un profitto non sfruttato e quindi sulla carta già c'è, noi possiamo sviluppare delle soluzioni per intercettare più profitto nell'ambito dei dati che abbiamo, ok? E questo è il lavoro che andiamo a svolgere e vi faccio vedere il Power Tool. Questa è la versione beta, diciamo, che devo completare dell'ultimo Power Tool con il modulo NaturalLaw AI Quant, che è in grado di leggere questi algoritmi che l'intelligenza artificiale codifica e riesce ad applicarli. E la soluzione migliore che ho trovato è quella semplicemente di attivare un monitor, vedete un log, dove lui spiega ciò che fa. Perché mentre questi strumenti sono codificati su valori, su variabili facili da intercettare, qui invece abbiamo situazioni complesse da dover gestire e quindi era meglio lasciare, diciamo, mani libere al modulo per poter rilevare i dati e decidere cosa fare. Per esempio, questo è un conto virtuale che serve adesso a testare i dati, a capire se il modulo funziona bene. Ok, già funziona bene, ma richiede ancora le ottimizzazioni. Guardate, il dialogo che questa mattina
ha condiviso il modulo. Praticamente lui ha iniziato a intercettare i dati dopo 3 ore, ha trovato praticamente i dati e ha deciso che l'operazione poteva essere lasciata correre. Ok? Vediamo qui cosa ha detto nel frattempo. Ecco, guardate, ha fatto tutto da solo. Io non ho fatto nulla, completamente automatico, perché rispetta l'algoritmo che l'intelligenza artificiale ha definito come valido per lavorare poi con questa strategia su questo mercato. E qui ha deciso di chiudere praticamente la posizione, ok? Quindi è stata chiusa e ha rimosso poi dal tracking, ok? Va bene, no, ok, poi devo migliorare. Forse questa chiusura qui è perché ha chiuso lo stop loss, veramente, quindi lui l'ha rimosso dal tracking, ok? Mentre qui invece nelle 3 ore ha deciso che doveva lasciar correre questa posizione, va bene? Quindi c'è tanto da poter fare naturalmente, vi ho mostrato un po' questa prima parte del lavoro. Adesso nei 2 video successivi noi andremo a studiare tutta una serie di elaborazioni che in questi giorni metterò a punto con questi 2 motori di calcolo che ho elaborato. Avvierò anche i test a mercato reale e poi vi mostrerò i dati, ok? E io credo di poter rilasciare questa versione del Power Tool per la fine di questo mese, perché abbiamo bisogno ancora un po' di ottimizzare, devo correggere tutta una serie di cose, è inutile rilasciare subito la versione, in modo che diciamo dalla fine del mese, avendo a disposizione una base dati di tante ottimizzazioni, anche gli utenti della community possono poi utilizzare il Power Tool, codificarlo e lasciarlo lavorare per vedere un po' come lavora. Questo è utile sia per raggiungere naturalmente i risultati, ma anche poi per condividere all'interno della community i dati e aiutarmi a portare avanti il lavoro di ricerca per raggiungere un livello, una versione sempre migliore di questi software. Ok? Questo è quanto. Rifletteteci e poi ci vediamo in settimana. Ciao a tutti.